Oggi parleremo di un Rolex. La casa coronata ha cercato di stare al passo coi tempi di fine anni 70 e inizio anni 80, ma alla fine tornò sui propri passi e alle proprie origini, perché si sa che si torna sempre dove si è stati bene. Iniziamo. È stato sviluppato nel 1954 dall'ingegnere svizzero Max Etzel per l'azienda americana Bulova. Nel 1957 Hamilton lanciò un altro orologio a batteria, l'Hamilton 500. Un orologio al quarzo funziona su base elettronica o elettromeccanica e di solito è alimentato da una batteria. Un circuito fa vibrare i cristalli di quarzo che specificano la velocità di oscillazione di un orologio. Invece a svolgere questa funzione negli orologi meccanici è il bilanciere. Gli orologi al quarzo però risultano essere molto più precisi. Basta pensare a degli orologi moderni come il Citizen EcoDrive che ha introdotto questa tecnologia solare molto economica ma molto precisa. E quarzi ancora più validi fino ad arrivare agli Spin Drive, che sono degli ibridi perché sono dei meccanici con oscillatore al quarzo. Fino al 1969 la Svizzera deteneva il 90% del mercato mondiale dell'orologeria, unendo nei propri manufatti la precisione tedesca, la creatività italiana e l'eleganza francese. Quindi era difficile pensare che questo primato potesse vacillare. Però, in occasione delle festività natalizie del 1969, l'azienda giapponese Seiko mise in commercio il primo orologio da polso al quarzo della storia, ossia il Seiko Astron. La presentazione di questi orologi molto precisi ed economici sbancò conquistando immediatamente il mercato globale. Tra il 1970 e il 1983 i numeri sono spaventosi. Le aziende orologiere svizzere sono passate da 1600 a 600, facendo perdere circa 60.000 posti di lavoro. Invece le aziende giapponesi e americane si espandevano sempre di più, conquistando grossa parte del mercato dell'orologeria. Proprio a causa di questa attrazione per i mercati dell'orologeria giapponese, la Rolex, per evitare di chiudere i battenti, decise di proporre una nuova linea di orologi che potesse combattere questo fenomeno che ormai dilagava anche in Europa e negli Stati Uniti. Nacque così il nuovo Rolex Oyster Quartz Datejust. Questo orologio gli permise di riaffacciarsi ai mercati internazionali, riuscendo a proporre il loro nuovo modello anche ai mercati asiatici. Rolex ci provò con un orologio che anche nelle forme voleva essere molto moderno. Voleva essere un punto di rottura con tutto ciò che era stato prima, riprendendo le linee gentiane degli anni 70, come ad esempio i famosissimi Royal Oak di Audemars Piguet e i Nautilus di Patek Philippe, appunto disegnati dal grandissimo Gerald Genta. La cassa era squadrata, il bracciale integrato nella cassa, le finiture satinate e lucide, e il vetro in zaffiro. Una delle particolarità più simpatiche è che il bracciale Oyster è fatto al contrario, quasi come se volesse essere un riavvolgere la storia e capovolgerla, così come fu capovolto lo storico bracciale Oyster. Ciò che distingue principalmente questi nuovi modelli di Rolex è il nuovo movimento al quarzo realizzato in house e che venne presentato nel 1977. I nuovi calibri realizzati da Rolex, il 50-35 e il 50-55, sono elettromeccanici e sono in grado di ottenere una grande precisione, aumentando la frequenza delle oscillazioni. Inoltre, nei calibri al quarzo realizzati da Rolex viene utilizzato un sensore che rileva la temperatura ambientale e la invia al modulo elettronico di controllo che calibra la frequenza del cristallo di quarzo. Quindi Rolex lancia sul mercato il primo Oyster Quartz Datejust, che non è solo un modello ma un'intera linea. Infatti, vediamo la referenza 170-00 con una cassa dal diametro di 36 mm in acciaio e con una lunetta liscia. Il Rolex Oyster Quartz in acciaio oro-giallo, referenza 170-13, che invece presenta una lunetta zigrinata e un bracciale simil Jubilee. E infine la referenza 170-14, anche questa con bracciale simil Jubilee, però in acciaio e lunetta in oro bianco. Le prime referenze portavano la dicitura Oyster Quartz a ore 6, mentre le referenze successive la riportavano a ore 12. Sul quadrante dei modelli successivi si troverà anche la dicitura Superlative Chronometer Officially Certified. Per i più estrosi, all'interno del catalogo Oyster Quartz possiamo trovare anche versioni day-date
equipaggiate col calibro 50-55 e come da tradizione totalmente realizzate in solo oro. La referenza 190-18 in oro giallo e la referenza 190-19 in oro bianco. Il bracciale è la reinterpretazione in chiave Oyster Quartz e anni 70 del classico bracciale President. Accanto a queste due versioni classiche saranno realizzate nel corso degli anni numerose varianti in edizioni limitate con pietre preziose e lavorazioni speciali. Questa linea è stata prodotta per ben 25 anni, dal 1977 al 2001. Una delle curiosità di questi orologi è che hanno avuto grande successo all'inizio, ma poi sono stati quasi dimenticati, però adesso stanno di nuovo prendendo piede. Se siete degli amanti delle linee anni 70 e volete mettervi al polso un Rolex che va a scatti, attualmente per un Datejust Oyster Quartz referenza 170-00 bisogna spendere circa 9.000 euro per la versione con scritta COSC e full set. Invece, se vi accontentate anche solo dell'orologio, potete trovarlo in ottime condizioni a circa 6.000 euro. I prezzi stanno aumentando vistosamente perché gli Oyster Quartz fino al 2016 si compravano con 3.000 euro ed era anche difficile trovare l'appassionato interessato al prodotto. Invece oggi il mercato li sta riscoprendo. Infatti i modelli full set sono arrivati a 9.000 euro e continuano a crescere. Quindi vale la pena acquistarlo? Al momento pare di sì, io direi che siete ancora in tempo, ma forse per poco. Potreste aggiudicarvi dei pezzi di collezione meravigliosi, con carattere e con una storia importante alle spalle. Una piccola parentesi nel mondo dell'orologeria che poi è stata abbandonata in favore della meccanica, che ha sempre mantenuto il suo grande fascino. Detto questo, sono curioso di sapere cosa ne pensate di questi Rolex Oyster Quartz e di parlarne nei commenti come al solito con voi. Vi ringrazio per essere stati in questo video, vi invito ad iscrivervi al canale e ci vediamo in una prossima puntata qui su TOC. Ciao!